Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere, oggi in versione Gastro Reporter. Sono qui al supermercato per cercare di trovare degli OGM. Se ne sente spesso parlare, molte persone dicono che dobbiamo assolutamente diffidarne, starne lontani, non comprarli, ma dove li possiamo trovare gli OGM in un normale supermercato? Il posto più ovvio dove molte persone pensano si possano trovare degli OGM in un supermercato è il reparto frutta e verdura. Si sentono anche persone che dicono non comprate la frutta perfetta o la verdura perfetta perché questi sono OGM. Ho anche visto dei video di questo tipo, non vi metto il link in descrizione perché non voglio fargli pubblicità, ma il discorso è gli OGM secondo queste persone sono perfetti, quindi se vedete delle mele perfette, dell'uva perfetta, delle arance perfette e così via, questi sono OGM e quindi secondo queste persone dovreste comprare invece verdura un po' e frutta un po' ammaccata. Queste dovrebbero essere mele OGM perché sono perfette e non sono state intaccate dai parassiti. Molto spesso questi video, questi articoli finiscono col consigliare di consumare cibo biologico per chi ha paura degli OGM. Ecco, in realtà niente di quello che noi possiamo trovare qui in un normale reparto di frutta e verdura di un supermercato è OGM. Proprio zero. In alcuni casi esistono dei corrispettivi OGM, per esempio delle mele, esistono negli Stati Uniti ma da noi non sono importate, delle mele OGM che non anneriscono, ma per la stragrande maggioranza della frutta e della verdura che noi possiamo trovare qui non c'è neppure un corrispondente commerciale OGM al mondo. Non esistono pere OGM in commercio al mondo, non esistono fragole OGM, la fragola pesce è una bufala, diciamolo qui chiaramente è una bufala, non esistono in nessuna parte del mondo fragole OGM in commercio. Non esiste l'uva OGM in commercio in nessuna parte del mondo, quindi quando vedete magari il bollino rigorosamente no OGM vi stanno dicendo la verità certamente, ma vi stanno prendendo in giro perché vogliono suggerire che invece magari l'uva del concorrente è OGM. Ecco, non esistono al mondo in commercio le susine OGM, esiste ed è appena stato sviluppato un ananas OGM rosa, forse ne avete viste le fotografie lo scorso anno, ma ancora qua non è in commercio. Non esistono gli avocado, non esistono i mango, esiste invece la papaya. Ecco, la papaya è uno dei pochi frutti geneticamente modificati che si possono trovare in alcuni supermercati stranieri, non in Italia, ma la papaya delle Hawaii è uno dei pochissimi frutti OGM, tra l'altro sviluppato dalla ricerca pubblica, è stata geneticamente modificata per resistere a un virus. Magari un giorno vi parlo di questo OGM. Non esistono banane OGM in commercio, anche se in Uganda consumano un sacco di banane e ne stanno modificando per resistere a una malattia che colpisce le banane in tutto il mondo. Veniamo agli ortaggi. Non esistono fagiolini OGM, non esistono carote OGM, non esistono finocchi OGM, broccoli OGM e così via. Esistono delle varietà OGM di patate negli Stati Uniti che hanno la capacità di non annerire, di sviluppare meno acrilamide in frittura e stanno per uscire anche delle varietà di patate che resistono ad alcuni parassiti, ma ripeto, in Italia non esiste niente del genere. Esistono delle melanzane OGM progettate per resistere a dei parassiti in Bangladesh e quindi hanno meno bisogno, anzi quasi nulla, di essere spruzzate con degli insetticidi, mentre invece le melanzane normali sono spruzzate fino a 150 volte per la stagione, quindi sono melanzane OGM di tipo ecologico se vogliamo. Potrei continuare, ma ormai l'avete capito, niente di quello che voi potete trovare in un normale supermercato italiano nel settore frutta e verdura è OGM, quindi se qualcuno li teme non ha assolutamente nulla da temere. Ora ci spostiamo in un altro settore. Visto che spesso si parla di mais OGM, un posto legittimo per andare a cercarlo è per esempio dove vendono la farina di mais. Allora, vediamo, giro la telecamera, ecco, vedete, qui abbiamo farina di mais per uso alimentare, però se noi la prendiamo e guardiamo quello che c'è scritto, non troviamo da nessuna parte l'indicazione di essere mais OGM e in realtà la cosa non stupisce affatto perché in Italia, come vi dicevo in un altro video, è vietata la coltivazione di mais OGM. Per esempio questa è quella di mais bianco, vediamo, uso alimentare, ma non c'è scritto assolutamente niente da nessuna parte. Se fosse farina OGM è obbligatoria l'indicazione in etichetta del fatto che il mais sia geneticamente modificato. Possiamo vedere anche qualsiasi altra marca. Nessun tipo di farina di mais prodotta in Italia deriva da mais geneticamente modificato. Lo si può trovare per esempio in Spagna. Il mais geneticamente modificato è circa un terzo del mais coltivato, ma anche là la stragrande maggioranza del mais OGM coltivato
è usato per produrre mangimi animali. Quindi in questa zona del supermercato niente mais OGM. La stragrande maggioranza degli OGM coltivati al mondo in realtà sono quasi esclusivamente per la produzione di mangimi animali, quindi sostanzialmente mais e soia. Mais e soia OGM vengono utilizzati anche da noi, l'ho già raccontato in un video, per produrre mangimi animali e insomma la loro presenza nella filiera alimentare non è segnalata in etichetta. Ecco, qui siamo nella sezione latte, uova, latticini. Se la legge obbligasse a mettere l'etichetta con scritto prodotto derivante da una filiera con animali alimentati a OGM, tutti praticamente questi prodotti avrebbero scritto questa cosa, ma la legge non lo prescrive. Poiché al mondo si coltiva un sacco di soia OGM, un sacco di mais OGM, potremmo pensare magari di trovare dell'olio di mais OGM o dell'olio di soia OGM. In realtà nei supermercati italiani io non li ho mai trovati. Infatti se noi vediamo l'etichetta vediamo che non c'è scritto nulla, perché se fosse prodotto da mais geneticamente modificato dovrebbe essere segnato in etichetta. E questo possiamo vederlo anche con altre marche. Questa per esempio, scritto olio di semi di mais vitaminizzato, anzi c'è scritto esplicitamente solo mais non geneticamente modificato. In realtà praticamente tutto l'olio di mais prodotto in Italia non deriva da mais geneticamente modificato, altrimenti lo dovremmo trovare in etichetta. Anche questo, dove non c'è scritto che deriva da mais non OGM, in realtà non è OGM. Ripeto una cosa che ho già detto in altri video, non è vietato vendere prodotti OGM in Italia, è solo vietato coltivarne. Anche questo certificato da mais non geneticamente modificato. Come dicevo, in realtà non se ne trova in Italia, sarebbe assolutamente lecito venderlo, ma non se ne trova. Stessa cosa per la soia. La soia al mondo è in larghissima parte ormai tutta geneticamente modificata, ma quella che viene utilizzata per l'olio di soia che viene venduto in Italia non è OGM normalmente. Ecco, qui vedete che è scritto esplicitamente che non è OGM. Ma quindi ci sono OGM in vendita nei supermercati italiani? Sì, ci sono. Non è facile trovarli, ma in realtà con un po' di pazienza si possono trovare. E qui siamo, vi faccio vedere, nella sezione di cibi etnici del supermercato dove vado spesso, e qui andando, camminando si può trovare questa farina. È una farina di mais bianco, è una farina popolarissima nei paesi sudamericani, ci si fanno le arepas, le tortillas, i tamales e così via. Questa farina 100% mais bianco deriva da una varietà di mais geneticamente modificata, e infatti lo troviamo correttamente segnalato in etichetta. Qui ci starebbe un tananana, vedete? Prodotta con mais geneticamente modificato. Come vi dicevo, la stragrande maggioranza del mais geneticamente modificato coltivato al mondo è utilizzato per mangime animale, ma una piccola parte di mais della varietà bianca è invece utilizzato come cibo, e questo succede in molte parti del mondo. Succede per esempio in Sudafrica, loro coltivano e mangiano mais bianco geneticamente modificato, ma il mais bianco si può trovare anche in Italia, ovviamente non della varietà geneticamente modificata, per esempio nel Veneto. Quindi se volete stupire i vostri amici invitandoli a cena o per uno spuntino e dicendogli guardate che vi cucino, vi faccio assaggiare degli OGM, affrettatevi a prendere al supermercato questa farina prima che magari Greenpeace se ne accorga e la boicotti e monti su un macello, come già ha fatto per esempio anni fa quando è stato scoperto un olio proveniente da una coltura geneticamente modificata. Come vi dicevo, è assolutamente legale, non c'è assolutamente nessun problema. Questo mais tra l'altro è stato geneticamente modificato per resistere ad alcuni insetti, quindi la sua coltivazione richiede meno uso di insetticidi, che credo sia una cosa positiva sia per l'ambiente sia per i coltivatori e ovviamente anche per i consumatori. È una farina popolarissima. Adesso la metto via nel sacchetto e andiamo alla cassa a pagare. Prima di andare alla cassa a pagare il mio mais geneticamente modificato, volevo dirvi che qui nella sezione olio, in realtà si possono trovare degli oli che derivano da colture che hanno subito una modifica genetica. Attenzione a quello che dico, perché è diverso parlare di modifica genetica ed è diverso parlare di OGM. Qui tra tutti questi oli ve ne sono alcuni che derivano da colture che hanno subito una modifica genetica esplicita, e assolutamente questo non è segnalato in etichetta, perché dal punto di vista legale non risulta essere un OGM, pur avendo subito delle modifiche genetiche, in questo caso per via chimica. Quali sono? Lo vedremo in un prossimo video. Ora vado alla cassa a pagare e ci rivediamo a casa. Ed eccomi tornato dal supermercato con la mia farina di mais bianco OGM e prepariamo delle arepas. Prendiamo un po' d'acqua tiepida, un pizzico di sale, un pochettino d'olio. Non mettono l'olio d'oliva loro, ma io
preferisco, mescoliamo e aggiungiamo pian piano la farina di mais OGM. Adesso la lavoriamo a mano. Se vi chiedete come mai si riesca a impastare, anche se non esattamente come una farina di frumento, andatevi a vedere il video sulla calce che ho fatto, lì è spiegato tutto. La dividiamo in palline, facciamo 3 palline, e adesso le appiattiamo come delle specie di polpettine, direi che così va bene. Queste le andiamo a cuocere in una padella. Ed ecco qui le nostre arepas cotte, le riempiamo con qualche cosa, prosciutto, formaggio. Ci vediamo di là, davanti all'uomo ragno. Ed eccomi qui con la mia arepa fatta di farina di mais OGM trovata al supermercato. Prima di mangiarvela, 2 cose. La prima, volevo ringraziare l'amico Dario Parazzoli che mi ha segnalato la presenza di questa farina nei negozi e nei supermercati italiani. La seconda riguarda le domande. Fatemi tutte le domande che volete riguardo agli OGM sotto questo video. Risponderò con un video futuro alle domande che mi avete fatto. Parlando sempre di domande, non riesco mai purtroppo a rispondere a tutte le domande che mi fate, anche se quasi sempre riesco almeno a leggerle, e ancor meno riuscirò a soddisfare con dei video molte delle curiosità che mi ponete. Per questo che vi consiglio di andare anche su altri canali di divulgatori scientifici a porre le domande, e magari qualcuno di loro farà dei video apposta. Per esempio, mi avete chiesto in molti gli effetti dell'acido citrico, del perché si usa come ammorbidente o se si usa nella lavastoviglie e così via. Il mio amico Ruggero Rollini ha fatto un video, ve lo metto qui il link, che spiega appunto come funziona e perché l'acido citrico in casa. È giunta l'ora di mangiare un OGM. Ciao a tutti dal vostro amichevole chimico di quartiere, oggi in versione Gastro Reporter. Buono!